Nel cuore dell'estate del 64 d.C., Roma era la città più grande, più ricca e più potente che il mondo avesse mai visto. Quasi 1 milione di persone viveva stepata in un labirinto di vicoli stretti, accerchiati da botteghe colme di olio e magazzini traboccanti di merce proveniente da ogni angolo dell'impero. Era una metropoli viva, caotica, meravigliosa e, sebbene nessuno lo sapesse ancora, anche la trappola perfetta. Da settimane non cadeva una goccia di pioggia. Il vento di scirocco soffiava incessante da sud-est, prosciugando i vicoli e le gole riarse degli abitanti. Roma, la capitale del mondo, stava per essere inghiottita da un inferno che nessuno sarebbe stato in grado di prevedere. Perché il grande incendio di Roma non fu soltanto una catastrofe, fu uno spartiacque. Distrusse interi quartieri della capitale del mondo, sconvolse il regno di un imperatore già fragile e scatenò la prima grande persecuzione contro una piccola setta religiosa che in quel momento nessuno avrebbe scommesso di veder sopravvivere e che invece avrebbe finito per conquistare l'Occidente. Nei giorni antecedenti al grande incendio, la superstiziosa popolazione romana aveva iniziato a mormorare di aurore insolite e stelle cadenti. Presagi, dicevano, segni inequivocabili che gli dei stavano per abbattere la loro ira su un impero corrotto. Per capire come sia potuta avvenire una catastrofe di proporzioni così bibliche, dobbiamo prima sfatare un mito. Dimenticate per un attimo i grandi viali, gli archi di trionfo e le immense piazze di marmo bianco dei film di Hollywood. Il 90% dei romani, in realtà, non viveva in quegli spazi. Viveva qui, nelle insule. Parliamo di veri e propri grattacieli dell'antichità. Caseggiati popolari di 6 o persino 7 piani, costruiti letteralmente l'uno a ridosso dell'altro. Le strade sottostanti erano vicoli oscuri larghi appena 3 metri, mentre i piani alti, dove abitava la plebe, erano costruiti interamente in legno e graticcio, impastati con fango e paglia, secondo un sistema noto come opus craticium. Poiché la luce e la cottura dei cibi dipendevano esclusivamente dal fuoco, Roma non era affatto la città di marmo invincibile che spesso immaginiamo. Era letteralmente un'immensa catasta di legna da ardere, in attesa d'essere accesa. Ma mentre l'urbe ignora il proprio destino, ci sono uomini e donne che guidano e assistono le sorti dell'impero. Partiamo dall'uomo più potente della terra, l'imperatore. Lucio Domizio Enobarbo, passato alla storia come Nerone. Ha appena 26 anni e lo storico Svetonio lo descrive con fattezze ben lontane dall'ideale eroico. Statura media, ventre prominente e gambe sottili. Disprezzando la tradizionale toga romana, indossa sontuose tuniche di seta, intessute d'oro e tinte con la costosissima porpora di Tiro. Con i suoi occhi azzurri, la vista debole e i capelli biondo-rossicci accuratamente arricciati, Nerone è un esteta profondamente convinto della propria natura divina. Al suo fianco c'è l'imperatrice Poppea Sabina, donna di una bellezza disarmante e dotata di un'intelligenza letale. Detta legge a Roma sfoggiando i suoi celebri capelli color ambra ed usa abilmente il proprio fascino per manovrare la politica, al punto da aver spinto Nerone a eliminare molti dei suoi rivali che ne ostacolavano l'ascesa. A proteggerli troviamo Gaio Ofonio Tigellino, il prefetto del Pretorio. Ex esiliato di umili origini siciliane, ha scalato le gerarchie assecondando i vizi più oscuri dell'imperatore. È il braccio armato, spietato e corrotto del regime. Ma torniamo tra le strade di Roma. È il 18 luglio del 64 d.C. Ci troviamo nel cuore dell'11ª regione, la Valle del Circo Massimo, incastonata tra i colli Palatino e Celio. Incassate sotto le colossali gradinate di legno dello stadio, si affollano decine di botteghe ricolme di balle di fieno, tessuti e anfore d'olio d'oliva. Il vento caldo spinge forte da sud-est. Non sappiamo con certezza cosa abbia innescato il disastro. Forse una semplice lucerna caduta, ma in un attimo il fuoco aggredisce il legno secco del Circo Massimo, trasformandosi in un mostro indomabile. L'allarme richiama immediatamente le cohortes vigilum, il corpo pubblico dei vigili del fuoco, istituito da Augusto. Li vediamo formare immense catene umane, passandosi freneticamente secchi d'acqua in corda resinata, chiamati amae. Mettono in funzione i sifones, potenti pompe idrauliche a doppio pistone in bronzo, capaci di sparare acqua a 30 metri di altezza, e gettano sulle fiamme i centones,
pesanti coperte inzuppate d'aceto. È una lotta disperata. I vicoli stretti creano un letale effetto camino e il fuoco raggiunge temperature mostruose, superiori ai 1100 gradi Celsius. L'acqua evapora prima ancora di toccare le braci. Ai vigili non resta che ricorrere all'unica opzione rimasta: le demolizioni preventive. Usando lunghi uncini, le falces, agganciano le travi e abbattono palazzi interi, sperando di creare fasce di terra bruciata per fermare l'avanzata del mostro. Il costo umano, raccontato da Tacito, fa letteralmente gelare il sangue. Immaginate persone costrette a fuggire al buio inciampando sui detriti, donne che gridano i nomi dei figli e anziani abbandonati a loro stessi. Chi crede di aver finalmente raggiunto una zona sicura, all'improvviso si volta e scopre che il fuoco, saltando agilmente sui ballatoi, lo ha già accerchiato. Molti, persa la propria famiglia e ormai impazziti dal dolore, si lasciano semplicemente morire tra le fiamme. Ed è proprio in questo buio che inizia a germogliare una pianta velenosa e infestante. Tacito riporta che nel caos generale, misteriosi gruppi di uomini impediranno fisicamente i soccorsi, mentre altri lanceranno fiaccole accese contro i palazzi ancora intatti, urlando di agire sotto ordini precisi. La plebe, terrorizzata, pensa subito al complotto, addossando la colpa ai sicari di Tigellino. La realtà storica è al tempo stesso più amara e logica. Da una parte c'erano semplici sciacalli pronti a razziare le domus abbandonate, dall'altra gli stessi soldati e vigili del fuoco che, eseguendo demolizioni tattiche e appiccando fuochi controllati per arrestare l'incendio, venivano tragicamente scambiati dalla folla per incendiari al soldo del potere. Al momento del disastro l'imperatore si trovava a 60 chilometri di distanza, nella quiete della sua lussuosa villa costiera di Anzio. Ma giunge precipitosamente a Roma proprio quando il fuoco sta per divorare la Domus Transitoria, l'estensione del suo stesso palazzo. È qui che la storia ci sorprende e sfata un altro mito. Nerone non resta a guardare. Al contrario, mette in piedi una macchina dei soccorsi formidabile. Spalanca il Campo Marzio, i grandi monumenti pubblici e i suoi meravigliosi giardini privati per ospitare centinaia di migliaia di senzatetto. Inoltre, fa arrivare enormi quantità di grano dal porto di Ostia, abbattendone drasticamente il prezzo per evitare la speculazione e scongiurare la carestia. Eppure, ogni suo sforzo titanico viene spazzato via da un disastro comunicativo e propagandistico senza precedenti. Tra la polvere e la cenere comincia infatti a diffondersi una voce irrefrenabile. Si dice che Nerone sia salito sulla torre della villa di Mecenate e che, affascinato dalla spaventosa bellezza delle fiamme, si racconta che, pizzicando la lira, abbia cantato il poema della caduta di Troia. Vera o falsa che sia, questa diceria, abilmente orchestrata dai senatori che lo odiavano, convince la popolazione di una sola cosa: l'imperatore è un pazzo insensibile. In quell'esatto momento, la folla smette per sempre di amarlo. Ed è proprio da qui che nasce il celebre detto: Nerone che suona la lira mentre Roma brucia. Per 6 giorni interi, la furia devastatrice delle fiamme si rivela inarrestabile. Finalmente, al 7° giorno, giunto alle pendici dell'Esquilino, il fronte del fuoco si ferma, bloccato dalle immense demolizioni preventive. Ma si tratta solo di una crudele illusione. A pochi giorni di distanza esplode un secondo devastante focolaio dagli orti emiliani, esattamente nei terreni di proprietà del crudele prefetto Tigellino. Per la plebe questa è la prova definitiva. L'incendio è doloso, ordinato da Nerone e Tigellino per distruggere la città vecchia e costruire una nuova, sfarzosa capitale, Neropolis. Il bilancio dei danni redatto da Tacito è apocalittico. Su 14 regioni create da Augusto per amministrare l'urbe, solo 4 riescono miracolosamente a salvarsi, tra cui la zona oltre il Tevere, l'attuale Trastevere. 7 quartieri sono ridotti a lugubri spettri di mura sbriciolate, mentre ben 3 rioni, l'area del Circo Massimo, il Palatino e la zona di Iside, vengono letteralmente rasi al suolo. Scompaiono monumenti inestimabili come il venerabile Tempio della Luna, l'Ara di Ercole, il Tempio di Giove Statore e perfino il Tempio di Vesta, antico cuore e sacro focolare di Roma. Secoli di opere d'arte greche e preziose memorie repubblicane
incenerite per sempre. A questo punto, per salvarsi dalla furia del popolo che ormai lo additava senza indugio come il mandante della strage, Nerone e i suoi consiglieri hanno un disperato bisogno di un diversivo. E la loro scelta cambierà inesorabilmente il corso della storia umana. Poiché l'odio verso l'imperatore è diventato una marea montante, il governo necessita di un capro espiatorio perfetto e lo trova in una piccola, oscura minoranza già profondamente antipatica per il suo rifiuto di venerare gli dei di Roma. Le persone che la plebe chiamava cristiani. Lo stesso Tacito, in una delle pagine più agghiaccianti ma fondamentali dell'antichità, che rappresenta di fatto la prima prova storica non cristiana dell'esistenza di Gesù e della sua condanna sotto il prefetto Ponzio Pilato, erroneamente chiamato procuratore dallo storico, ci descrive l'orrore. I cristiani, infatti, non vennero condannati tanto per l'incendio in sé, di cui mancavano prove, quanto per un'accusa molto più vaga e letale: odio verso il genere umano. E la punizione si trasformò presto nel più macabro degli spettacoli, allestito ironicamente proprio in quei giardini vaticani che Nerone aveva inizialmente aperto come rifugio per gli sfollati. Uomini e donne vennero coperti con pelli di animali e lasciati sbranare dai cani. Altri subirono la crocifissione e al calar del sole molti furono persino legati a dei pali cosparsi di pece e bruciati vivi, fungendo letteralmente da torce umane per illuminare le notti dell'imperatore che sfrecciava spavaldo sul suo cocchio in mezzo alla folla. Dinanzi a uno scempio simile, tuttavia, perfino i Romani, un popolo cinico e ampiamente assuefatto al sangue delle arene gladiatorie, provarono una profonda repulsione. Divenne chiaro a tutti che quel massacro insensato non serviva a tutelare lo Stato, ma unicamente a saziare la crudeltà teatrale di un imperatore ormai in declino. Alla fine Roma, col tempo, risorse effettivamente dalle proprie ceneri. Le nuove leggi urbanistiche volute da Nerone introdussero strade più larghe, comodi porticati di soccorso e abitazioni decisamente più sicure, edificate utilizzando una speciale pietra ignifuga nota come lapis gabinus. Eppure, i costi esorbitanti di queste ricostruzioni, sommati a quelli per l'edificazione della mostruosa Domus Aurea, il palazzo dorato che Nerone si fece costruire proprio sulle macerie del centro cittadino, mandarono in bancarotta le casse dell'impero. Appena 4 anni dopo, circondato da province in aperta rivolta e abbandonato da tutti, Nerone si tolse la vita, chiudendo per sempre l'era della gloriosa dinastia inaugurata da Augusto. Le fiamme di quel lontano mese di luglio, insomma, non si limitarono a bruciare il legno e il marmo della città. Ridussero in cenere la fiducia stessa del popolo nei propri Cesari. E incredibilmente, per uno strano scherzo del destino, fu proprio a partire da quelle ceneri che il cristianesimo trasse la forza per radicarsi indissolubilmente nel cuore della storia.